Oggi vi facciamo vedere una torta dal gusto e dal profumo speciale. Una torta al mandarino. Probabilmente si tratta della torta più facile e veloce del mondo. Vediamola. Per fare la torta ai mandarini noi utilizziamo 4 mandarini, 300 g di farina per torte, 3 uova, 130 ml di olio di semi di girasole, 130 g di zucchero, 110 g di yogurt greco, 16 g di lievito per dolci, un pizzico di sale. Sopra metteremo un po' di marmellata di albicocche e del cocco. Essendo una torta estremamente semplice, le diamo comunque una bella forma. Utilizziamo uno stampo per bundt cake di 24 cm bello alto, circa 10 cm. Per prima cosa imburriamo lo stampo. Ci mettiamo anche un po' di farina nello stampo dopo averlo imburrato. Tagliamo i mandarini, come vedete stiamo togliendo la buccia a 2 mandarini, mentre 2 li metteremo con tutta la buccia. Se ci sono i semi ovviamente li togliete. E cominciamo, vedete, a mettere tutto nel frullatore. Faremo una sorta di frullato, quindi questa torta è la più facile del mondo. Si prepara veramente in 3 minuti, il tempo di un frullato praticamente. Questo è quello che mettiamo con la buccia. Visto che utilizziamo comunque i mandarini con la buccia, assicuratevi che siano bio, a meno che non siete fortunati e avete dei mandarini vostri, cosa molto difficile. E tutto nel frullatore. I mandarini frullati aiuteranno questa torta ad essere extra morbida. Rompiamo le uova e le mettiamo uno per volta. Versiamo lo zucchero, l'olio, tutto insieme, vedete? Ovviamente dovete seguire un po' l'ordine perché poi la farina non ce la mettiamo, altrimenti poi da frullare è difficile. Lo yogurt greco, quindi avete visto, questa è anche una torta senza burro. Un pizzico di sale. A questo punto possiamo accendere il frullatore. Abbiamo messo quindi tutti gli ingredienti insieme tranne farina e lievito che mettiamo dopo. Sono trascorsi 2 minuti, quindi vi abbiamo detto questa è la torta più veloce del mondo. Il tempo di fare un frullato e di mettere tutto in teglia. Abbiamo setacciato la farina e stiamo setacciando anche il lievito. Questa quindi è una torta furba che ricorda un po' il tradizionale pan d'arancio siciliano, perché anche lì si mettono le arance con tutta la buccia e si frulla. Versiamo quindi il composto in una ciotola, però vedete lo filtriamo, importantissimo questo passaggio. Preparerete però un dolce veramente originale, perché un dolce ai mandarini non si vede così spesso e vi possiamo assicurare che si tratta di una torta deliziosa in cui sentite proprio il sapore e il profumo dei mandarini ad ogni morso. Poi facendola nello stampo del bundt cake potete anche decorarla con una glassa per renderla più adatta per esempio ad un dessert della domenica. Invece noi andremo a spolverizzare un po' di cocco e la mangiamo a colazione. Questa parte vedete che rimane, ovviamente la buttiamo via, serve per rendere questa torta più delicata, altrimenti abbiamo tutte queste parti del mandarino che non sarebbero molto piacevoli all'interno della torta. Preriscaldiamo il forno a 170 gradi statico. A questo punto ci versiamo la farina e il lievito. Con una frusta mescoliamo. Questa operazione non richiede troppo tempo. Tanto che a volte noi questa torta la facciamo anche prima della colazione, perché veramente è così veloce che non ci mettiamo veramente niente a farla. Noi in genere questa torta la facciamo sempre per la Befana o dopo la Befana, perché nella calza della bimba mettiamo sempre i mandarini, visto che è tradizione.
però è una torta che poi potete fare per tutto l'inverno, quando i mandarini ovviamente sono di stagione. Alla bimba raccontiamo che la Befana da noi viene più volentieri perché non solo le lasciamo i mandarini, ma non i biscotti confezionati, addirittura le lasciamo un pezzo di questa torta, i mandarini. Appena vedete che l'impasto è liscio, cremoso, è tutto pronto e possiamo versare l'impasto all'interno dello stampo e infornare. Abbiamo finito. Versiamo tutto. E quanto ci abbiamo messo? Niente, per avere una torta deliziosa. Vedete già il colore che dà un po' sull'arancio? Lo avrete anche quando la torta sarà cotta. È una torta semplice, veloce, ma davvero particolare e originale nel gusto. Se poi vi impegnate un po' con lo stampo particolare, poi noi sopra andremo a metterci un po' di marmellata e il cocco, ma già senza è buonissima, la rendete ovviamente più originale. Piccoli accorgimenti che non vi tolgono tempo ma che fanno la differenza. Fate un po' così con la spatola. Inforniamo la torta a 170 gradi, forno statico. Dopo 50 minuti stiamo sfornando la nostra torta al mandarino. Ed eccola qui. Ovviamente adesso non la vedete, la tiriamo fuori dallo stampo, aspettiamo che si raffreddi un po' e ve la facciamo vedere anche tagliata. Ed eccolo qui, guardate che bello! Guardate il colore, soprattutto toccalo un po', fallo vedere quanto è soffice, è morbidissimo, però il colore è molto particolare oltre al profumo, il profumo di mandarini in tutta la casa. Quindi adesso ci andiamo a mettere un po' di marmellata di albicocche sopra con il pennello. Questo passaggio potete anche saltarlo se non avete la marmellata di albicocche in dispensa e il cocco, però se volete fare un bel dolce fatto bene, particolare, vedrete che aggiunge un po' di gusto al dolce. Se volete anche aggiungere degli aromi come la vaniglia, ovviamente potete farlo. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate alcuni spunti su come aromatizzare questo dolce. Qui noi abbiamo fatto tantissimi dolci da credenza come questo, che si conservano a lungo. Questo dura una settimana sotto una campana per dolci, però ovviamente ad una settimana almeno da noi non ci arriva mai, però grazie all'olio all'interno si conserva più a lungo. Quindi noi ne abbiamo fatti tanti, dolci per la colazione, che comunque possono essere utilizzati anche come dolci per la domenica. Andate a vedere la playlist di Cucina Geek, dei dolci facili e veloci per la colazione. A questo punto ci mettiamo il cocco sopra. E la ricetta è finita, quindi se vi è piaciuta, come al solito, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Se cliccate sulla campanella in basso a destra su YouTube, YouTube vi manda le notifiche tutte le volte che esce una nuova ricetta di Cucina Geek. Ci trovate anche su Facebook e su Instagram. Se rifate la nostra torta velocissima ai mandarini, mandateci una foto, ci fa sempre molto piacere, la pubblichiamo sempre sui nostri social. Alla prossima ricetta, ciao!